In conclusione, la prova. Quali sono le prove che i pianeti sono molto più vicini di quanto ci viene detto? Dobbiamo prima capire i limiti dei nostri occhi. I coni dei nostri occhi hanno bisogno di almeno 0,01 lux di luce per vedere i colori. Questo vale per qualsiasi oggetto colorato grande o estremamente piccolo, o luce. E tutto questo è ben documentato in molti esperimenti e negli studi. Sulle distanze dichiarate dei pianeti dal Sole possiamo usare la legge all'inverso del quadrato per calcolare la quantità di luce che riceverà ciascuno dei pianeti. Data la percentuale di luce che ciascun pianeta riflette, data la loro distanza dalla Terra e il raggio di ciascun pianeta, possiamo calcolare quanta luce riflessa raggiunge la Terra e i nostri occhi. Stiamo usando la calcolatrice grafica GeoGebra per inserire calcoli e numeri in modo da produrre una calcolatrice interattiva. Iniziamo con Marte. Alla distanza dichiarata questa è la quantità di luce che colpisce l'atmosfera esterna della Terra. Poi abbiamo un'ulteriore perdita di luce mentre passa attraverso l'atmosfera fino ai nostri occhi. Il livello lux dovrebbe essere oltre 200 volte maggiore affinché possiamo percepire il più debole accenno di colore. È ben al di sotto del livello di luce necessario per riuscire a vederlo. A turno, guardando ciascun pianeta, si allontanano sempre più dal Sole e dalla Terra, quindi la quantità di luce riflessa che torna indietro sulla Terra diminuisce sempre di più. Nessuno raggiunge i requisiti di luce necessari per poterli vedere direttamente. La nostra Luna. Data la distanza della Luna, il suo raggio e la quantità di luce del Sole, una luna piena che col calcolo riflette una quantità di luce il quale colpisce l'occhio sulla Terra è ragionevolmente accurato. È comunque accurato poiché la Luna è più piccola e più vicina. Telescopi. I telescopi che rendono la luce più brillante ai nostri occhi sembrano essere molto incompresi. A causa dell'ottica tutti hanno una perdita di luce, in alcuni casi questa è superiore al 30%. Certo, raccolgono più luce, ma ci sono limitazioni su quanto possono ingrandire. Qui abbiamo 3 dimensioni diverse di apertura con la loro forza di raccolta di luce. La radice quadrata della potenza di raccolta luce ci dà l'ingrandimento massimo per ottenere la stessa luminosità con un'immagine più grande. Tutto ciò che sta al di sopra di questo riduce il livello di luce ai bastoncelli e ai coni dei nostri occhi. L'ingrandimento uguale della luminosità è quando l'immagine di un telescopio appare luminosa come quella che vedreste ad occhio nudo. I vostri bastoncelli e i coni degli occhi ricevono la stessa quantità di luce che riceverebbero senza il telescopio, ma vedono un'immagine più grande. Ingrandimenti più elevati diffondono la luce su più bastoncelli e più coni, così ciascuno riceve meno luce. I telescopi dimostrano effettivamente che i pianeti sono vicini. Un esempio calzante: Nettuno. Nettuno è 30 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra e riceve solo 144,44 lux di luce dal Sole. Riflette solamente 79,5 lux di quella luce. Poi deve viaggiare 29 unità astronomiche o 29 distanze dal Sole alla Terra per raggiungere i nostri occhi. Questa è la quantità di luce che colpisce la Terra. Per vedere direttamente Nettuno la luce deve essere maggiore di oltre 38.000 volte e per vedere il suo colore blu quasi 4 milioni di volte. Nettuno non è visibile ad occhio nudo, è necessario un telescopio. La guida dell'astronomo da cortile consiglia un ingrandimento di circa 100 volte o più per vedere Nettuno e il suo colore. Il problema è che questo sarà ben al di sopra dell'ingrandimento di pari luminosità. La luce di Nettuno sarà 33 volte inferiore rispetto a quella d'occhio nudo. La potenza di raccolta della luce di un telescopio aiuta solo se Nettuno è più vicino e più piccolo.
La sua dimensione angolare è troppo piccola perché i nostri occhi possano risolverla. Usando un telescopio con un ingrandimento di 108 volte, dà una dimensione angolare maggiore e solo allora lo rende visibile. 1. I nostri occhi hanno bisogno di 0,01 lux di luce per vedere il più debole accenno di colore. 2. Hanno bisogno di 0,0001 lux per vedere direttamente una luce o un oggetto. 3. I pianeti, alla distanza che afferma la scienza mainstream, non trasmette i livelli necessari di cui hanno bisogno i nostri occhi per vederli. 4. I telescopi non aumentano il livello di lux ai bastoncelli e ai coni dei nostri occhi, riducono il livello, una maggiore riduzione della luce con un ingrandimento maggiore. 5. Se i telescopi non aumentano il livello di luce ai bastoncelli e ai coni, le stelle non possono essere troppo fioche per essere viste, devono essere più piccole per poterle vedere. E 6. I telescopi che ingrandiscono rendono visibili più pianeti e più stelle, quindi questi devono essere più vicini e più piccoli.